Oggi camperizzerò la mia Opel Corsa, perché a breve partirò per fare dei giorni in campeggio, quindi dovrò portarmi tutto il necessario e utile. Come ben sapete si tratta di una macchina multispazio, quindi molto comoda, confortevole, con tanto spazio nel bagagliaio. Ovviamente no, si tratta di una piccola utilitaria con dimensioni veramente ridotte, quindi vedremo cosa ci farò stare. Per ovvie ragioni non dormirò all'interno, anche perché saremo in 2 persone, quindi non è proprio fattibile dentro queste scatolette. Però vi voglio far vedere perché non si riesce. Per prima cosa togliamo questo, nessuna pubblicità, abbassiamo i sedili posteriori e portiamo avanti quelli anteriori. Ok, spostiamo anche sta roba. Questo è lo spazio massimo che si può raggiungere in un Opel Corsa, con i sedili posteriori abbattuti, senza niente in macchina, e con i sedili anteriori completamente girati in avanti e piegati. Misuriamo e vediamo quant'è. Come lunghezza stanno proprio aderenti al sedile davanti, si arriva a 180 cm, mentre come larghezza nel punto più stretto siamo a 95, mentre nel punto più largo siamo a 138. Ora vado a prendere il letto e vediamo che succede. Come vedete ci sta solamente un materassino perché esce dalla macchina, e poi non è tutto su un piano, qui sei più basso e qui ci sono 2 buchi. Se si è da soli magari questa può essere una soluzione di emergenza, sistemando qualcosa qui sotto e facendo un piano più o meno uniforme e dormendo rannicchiati, forse si riesce come soluzione proprio di emergenza, tenendo conto che il bagagliaio non si chiude. È il momento di radunare tutto quanto e sistemarlo tutto qua dentro. Per prima cosa però risistemo i sedili davanti e li rimetto a una distanza normale di utilizzo. Quando si fa campeggio, secondo me la cosa più importante è essere ordinati, tenere tutte le cose in ordine, perché si fa presto poi a non trovare più nulla e se buttato tutto a caso diventa un casino enorme. Quindi come regola fondamentale mi sono imposto di essere minimalista, portare solamente l'essenziale e ciò che realmente mi può servire ed evitare di portarmi via cose inutili, cose in più, perché già lo spazio è quel che è. Se in più porto via anche cose che magari dopo ingombrano, non servono a niente, creano casino, caos, si crea una confusione che non va per niente bene. Piccolo intervento al Jack del futuro: quando vi dicevo aggiungerò qualcosa, posso ritenermi veramente soddisfatto, perché abbiamo aggiunto solamente una scatola con tutto il cibo, tonno, scatole, cibo in scatola, succhi e altre cose, però per il resto siamo restati abbastanza minimalisti e quindi ok, prendo tutto e arrivo qui subito. E ora riempiamo tutto e buttiamo tutto dentro. Nella zona qui posteriore metterò tutta l'attrezzatura e il materiale da campeggio. Quindi, per prima cosa sono andato a recuperare tutto il materiale che non avevo, ma che mi serviva per cominciare questa nuova avventura. In questa busta ho un sacco a pelo, tiene i 5 gradi, quindi direi ottimo. La stuoia da mettere sotto la tenda, un martello per i picchetti, poi qui dentro ho la ciabatta, quando mi allaccerò alla corrente, quindi una ciabatta per caricare tutte le cose tecnologiche. Dopodiché qui dentro ho un filo con delle mollette per stendere, una coperta, e qui invece c'ho la tanica d'acqua, tiene fino a 20 litri. Questa l'ho presa perché potrebbe essere e l'ho presa perché può essere molto utile, soprattutto se si decide di fare un campeggio libero. Quindi riempiendolo e anche lasciandolo al sole si scalda, qui c'è il doccino e ci si può lavare in qualche modo. Boh, vediamo se funzionerà. Ho speso 10 euro per sta roba. Dopo abbiamo lo sgabellino pieghevole per una persona e la sedia
per l'altra. Tenda da 3 posti nuova da testare, materassino come quello che avete visto prima, qui l'altro materassino insieme alla pompa e il cuscino sempre gonfiabile. Tutta questa attrezzatura l'ho già fatta vedere in un video sul canale della notte in tenda passata nella giornata più calda dell'anno. Se volete recuperarlo vi lascio il link qui sopra e giù in descrizione. Qui toglierò i poggiatesta per farci stare degli zaini che adesso vedrete. Borsa frigo qui in mezzo con acqua fresca, cibo, qualsiasi cosa per sopravvivere. Zaino da trekking per muoversi, spostarsi, mentre qui metterò il mio zaino tech. Si tratta del mio nuovo bagaglio a mano e ho fatto un video anche su di lui e vi ho spiegato perché ho preso proprio questo. Anche di questo ti lascio il link del video qui sopra in descrizione, se ti va dopo recuperalo. Ora tocca le valigie. Una valigia da un lato e l'altra dall'altro lato. L'idea è di utilizzarle ovviamente anche come armadi, quindi una volta aperte si può prendere ciò che serve. Sicuramente aggiungerò qualcos'altro, tipo una cassa d'acqua, altro cibo, qualcosa che ora mi sto dimenticando probabilmente, però l'idea è questa: restare più minimalisti possibili e non portarsi cose inutili. Magari un giorno arriverà un mezzo più grande e più comodo per fare questo genere di cose, ma quella sarà un'altra storia. Ora non mi resta che partire e se volete seguirmi nelle mie avventure nei prossimi episodi iscrivetevi al canale anche per supportarmi e attivate la campanellina di tutte le notifiche per non perdervi quando usciranno i nuovi episodi, e se volete commentatemi qui sotto e datemi dei consigli su cosa portare nei campeggi attrezzati, campeggi liberi, cosa mi sono dimenticato di portare, e noi ci vediamo in un prossimo vlog. Ciao da Jack!